Oggi in vista delle feste prepareremo un polpettone in crosta. Le feste sono un momento magico per stare insieme ai nostri cari e gustare i sapori della tradizione. Ma come possiamo conciliare il piacere della tavola con un'alimentazione equilibrata? Oggi vi svelerò un segreto per preparare piatti gustosi e nutrienti, perfetti per le vostre feste, quindi allacciate il grembiuli che iniziamo subito a cucinare. Ma prima di iniziare, come sempre vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale potete farlo adesso, per voi è gratis ma per me è un grande aiuto e quindi vi ringrazio. E adesso iniziamo mostrandovi quello che ci occorrerà per preparare questo delizioso piatto. In questa ricetta vi mostrerò non solo come preparare il polpettone ma anche il suo contorno. Allora inseriamo la carne macinata in una ciotola più grande. Poi inseriamo 2 uova, il pangrattato, il parmigiano, il prezzemolo tritato, un po' di noce moscata e infine un po' di sale e un po' di pepe. Ma prima di iniziare ad impastare mettiamo a bollire gli spinaci. Li sbollentiamo in acqua leggermente salata. E ora possiamo iniziare ad impastare. La carne è un ingrediente protagonista nelle nostre tavole durante le feste. E non dobbiamo dimenticarci che può essere un'ottima fonte di proteine e altri nutrienti essenziali per il nostro organismo. Il segreto sta nella scelta di carni di alta qualità e nella preparazione. Ora iniziamo a stendere la nostra carne macinata tra 2 fogli di carta forno. In questo modo ci verrà più facile stenderla e non sporcheremo nemmeno il mattarello. Cerchiamo di dare una forma per lo più rettangolare. Per un piatto completo ed equilibrato è importante abbinare alla carne sempre una porzione abbondante di verdure. Questo conferirà al nostro organismo tutte le vitamine e minerali di cui avrà bisogno. E anche per questo ho scelto di inserire le verdure all'interno del nostro polpettone, oltre che avrà anche, come dicevo, un contorno tutto a base di verdure. Inoltre, le fibre presenti all'interno delle verdure ci aiuteranno a sentirci sazi più a lungo, quindi un'ottima soluzione per chi fa la dieta. Inseriamo quindi un primo strato di spinaci all'interno del nostro polpettone e poi inseriremo via via tutti gli altri ingredienti. Mi raccomando, spremete bene gli spinaci prima di inserirli. Ora inseriamo un po' di prosciutto cotto e poi un po' di provola. In questo caso io ho scelto la provola piuttosto che la mozzarella perché purtroppo la mozzarella in questi casi tende a lasciare un po' troppo acqua e a noi ci serve invece un ripieno bello asciutto. E ora possiamo iniziare ad arrotolare. Essendo che abbiamo messo un foglio di carta forno come base, questo ci aiuterà molto adesso nell'operazione. E ora non ci resta che sigillarlo per bene. Ora lo arrotoliamo di nuovo nella carta forno e lo possiamo infornare. Lo arrotoliamo in questo modo, a modo di caramella. Questo non lo farà aprire in cottura, quindi manterrà la sua forma. E adesso siamo pronti per andare in forno. Mi raccomando, la cottura della carne è una cosa fondamentale. Se si cuoce troppo la carne perderà i suoi liquidi e quindi diventerà stopposa, quindi la cottura deve essere giusta.
In questo caso noi inforniamo per adesso il nostro polpettone a 200 gradi, forno statico, per circa 30 minuti. Sarà una precottura perché poi metteremo la crosta. Nel frattempo noi prepariamo tutto quello che ci occorre per il contorno. Mescoliamo il tutto e saranno pronti per andare in forno. E inforniamo a 180 gradi per circa 50 minuti. Una volta sfornato lo lasciamo raffreddare completamente. E prepariamo la pasta sfoglia. Ci occorreranno 2 rotoli di pasta sfoglia rettangolari. Un rotolo andrà tagliato a strisce verticali, l'altro in strisce orizzontali. E ora non dobbiamo fare altro che intrecciarle in questo modo. Quando si sarà raffreddato possiamo avvolgerlo nella pasta sfoglia. E sigilliamo per bene la pasta. La parte in cui abbiamo sigillato l'impasto la mettiamo sotto in modo che evitiamo che si apra in cottura. Con un po' di impasto che ci è avanzato facciamo una piccola decorazione da mettere al centro. E infine diamo qualche spennellata con un tuorlo e un po' di latte. E adesso siamo pronti per infornare con forno statico 170 gradi per circa 25-30 minuti. Una volta sfornato lo lasciamo riposare qualche minuto prima di servirlo. Nel frattempo anche il contorno è pronto, quindi possiamo impiattare. Come avete visto è possibile preparare dei piatti deliziosi e nutrienti anche durante le feste. Ricordiamoci sempre di scegliere ingredienti di qualità e di abbinarli in modo equilibrato. In questo modo potremo gustare le nostre ricette preferite senza sensi di colpa e mantenendo così un'alimentazione sana e varia. E adesso il nostro polpettone in crosta è pronto per essere gustato. Pronto e servito! Pronto e servito.